Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale. Oggi una tutorial molto importante perché andiamo a vedere insieme come accorciare un paio di pantaloni. Ci sono due tecniche. In questo tutorial ti faccio vedere come accorciare il pantalone sportivo senza tenere diciamo la rifinitura originale del pantalone, cosa che ti farò in un altro tutorial, quindi iscriviti al canale. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un righello, io ho questo qui, di un gessetto da sarti, io uso questo, potete usare qualsiasi tipo di gessetto da sarti, e un filo da imbastire. Filo da imbastire e aghi. Ecco, e poi della macchina per cucire, ovviamente. E poi andiamo a vedere comunque che cosa ci servirà per quanto riguarda la macchina per cucire. Iniziamo subito. Innanzitutto questi sono i jeans al dritto, li dobbiamo rivoltare al rovescio. Quindi mettere al rovescio. Abbiamo rivoltato i nostri pantaloni al rovescio. Adesso posiziono sul tavolo una gamba perfettamente poggiata sull'altra, in questo modo, come sto facendo, e con il gesso segnare la misura del nuovo bordo aiutandosi appunto con il metro. Quindi io mi sono segnata con gli spilli la lunghezza, tolgo gli spilli e la lunghezza da accorciare è questa, che come vedete non è identica. Qua è leggermente più corta rispetto a questa parte qui, e prendo le distanze. Vediamo un po'. Queste sono 5 cm e questi sono 6 cm. In questi casi cosa dobbiamo fare? In questi casi scegliamo sempre la parte più corta, quindi dobbiamo rimpicciolirlo di 5 cm. Quindi lo rivolto e mi segno qua, anche perché poi tra l'altro è rimasto anche segnato con il mio gessetto 6 cm, mi segno 6 cm, tenendo conto però che qua c'è bisogna tener conto che qui c'è il risvolto che è di 1,5 cm, risvolto è di 1,5 cm, rivoltato quindi 1,5 cm per 1,5 cm. Qua è la linea, ecco qua, i 6 cm. Allora abbiamo fatto 6 cm, 6, 6, 6, spero che si veda, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi mi segno 6 cm, 6 cm e 6 cm. Ecco, fare più evidenti in modo tale che si vedano meglio in questo modo. Ecco qua. Ecco, qual è il punto? Il punto è che noi dobbiamo accorciare il pantalone a questo livello qua, ma non dobbiamo tagliare qui, perché abbiamo bisogno dello spazio per poter rigirare la mia stoffa e fare la stessa cosa che è stata fatta qui. Quindi l'orlino, siccome l'altezza è di 1,5 cm, il margine sarà di 3 cm, quindi 1 cm rivoltato 2 volte all'interno. Quindi prendo il mio metro e mi segno 3 cm. Quindi parto da questa linea che mi sono segnata e mi riporto qua 3 cm. Vedete, così. E faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi questa è la parte da rivoltare e qua abbiamo 3 cm, 3 cm e 3 cm. Per essere sicuri, invece di fare 3 cm possiamo fare anche 4 cm per essere più sicuri.
ma 3 centimetri dovrebbero andare bene. Quindi il taglio verrà effettuato, facciamo 4 centimetri, giusto per essere sicuri prima di tagliare, perché c'è sempre tempo per tagliare. Ecco qua. Prendo le mie forbici e taglio la parte eccedente, la nuova linea che ho tagliato appunto, ed ecco qua. Ok, dobbiamo girare il pantalone per 2 volte, per 1,5, vediamo se ci risulta, più o meno sì, 1,5, un pochettino più piccolo, ecco, e mettiamo uno spillo e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Così. Andiamo a controllare, è più o meno 2 centimetri. Se andiamo a controllare l'altro, che non ho ancora fatto, vediamo che è 2 centimetri più o meno, un pochettino più piccolo di 2 centimetri, quindi va abbastanza bene, vedete? Quindi continuo a bloccare con gli spilli, dopodiché prendo il mio filo da imbastire e imbastisco la parte. Qua. L'imbastitura è molto importante perché se non imbastiamo non possiamo cucire in maniera perfetta il nostro pantalone in macchina per cucire, quindi è un passaggio molto importante che non possiamo non fare. Ecco qua. Dopo aver imbastito vado alla macchina per cucire e cosa faccio? Utilizzo un filo che sia più simile possibile al filo originario e utilizzo questi fili da jeans. Questo è della Cucirini, simile, vedi? È similissimo a quello che hanno usato per fare l'orlo originale. Quindi cosa si fa? Si va in macchina per cucire e inseriamo nella bobina di sotto questo filo. Ho utilizzato un filo che sia il più possibile simile al colore del mio jeans, mentre nella bobina inferiore dovrete inserire il filo, quello che è il filo da jeans per fare le impunture per il jeans nella bobinetta inferiore e poi cucite tranquillamente a macchina. Io l'ho fatto senza farvelo vedere perché è una cucitura dritta facilissima e dall'altra parte, quindi al dritto, come vedete, c'è la cucitura che è uguale a quella originaria. Adesso andiamola a vedere insieme. Ovviamente faccio lo stesso discorso con l'altra parte del pantalone
e poi lo rivoltiamo tutto al dritto e vediamo un po' il lavoro come è venuto. Dopo che ho fatto anche l'altra parte, taglio i fili in eccesso e tolgo l'imbastitura. Dopodiché devo rivoltare verso il dritto i miei pantaloni e il gioco è fatto. Anche l'altra parte, la stessa cosa, togliamo l'imbastitura. I miei pantaloni sono pronti da indossare.